Ciao a tutti da Vittorio, oggi sono 15 anni che Claudio Lotito è presidente della Lazio, quindi direi che è il momento perfetto per tracciare un bilancio della gestione della Lazio da parte di Claudio Lotito. Ma prima, se sei un tifoso della Lazio, questo è il canale giusto per te, perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra della capitale, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai la notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Parliamo di Claudio Lotito e della gestione della Lazio. Partiamo dal ricordo, insomma, Claudio Lotito prese una Lazio in situazione disperata, vicina all'orlo del baratro, vi ricorderete, De Laurentiis fece fallire il Napoli, ripartì dalla Serie C, Claudio Lotito invece si prese in carico tutti i debiti della Lazio mantenendo la Lazio in Serie A. Ovviamente De Laurentiis ha avuto un compito molto più facile perché senza debiti il Napoli, soprattutto nei primi anni, poteva macinare acquisti eccetera. Lotito invece ha praticamente avuto un'extra squadra a carico pagando stipendi arretrati di calciatori che non erano più nell'organico della Lazio, e quindi soprattutto i primi anni per Lotito è stata un'impresa difficile, colossale, no? Mantenere la Lazio in vita in Serie A e allo stesso tempo provare a far quadrare i conti. Ecco, direi che dove Lotito ha sicuramente avuto i risultati migliori sono nel bilancio, non solo è riuscito a riportare la Lazio in pari, ma negli ultimi anni ha sempre chiuso i bilanci della Lazio in attivo. Dov'è il problema? Il problema è che mentre gli altri grandi club italiani e europei hanno dei profitti importanti, la Lazio con Claudio Lotito, secondo me anche per colpa di Claudio Lotito, ha dei profitti, dei ricavi molto molto bassi, inferiori rispetto alle possibilità della Lazio, che è sempre un club internazionale, è un club che lotta per l'Europa da anni, però i profitti sono molto bassi. È vero, in parte questo è dovuto dalla lotta di molti tifosi anti-lotitiani che hanno provato a boicottare la gestione di Lotito in vari modi, non andando allo stadio, bloccando le persone, eccetera, eccetera. Però, secondo me, dal punto di vista dei profitti, la Lazio dovrebbe fare molto, molto meglio. E con Lotito qua c'è un problema. Però, in generale, diciamo che la parte finanziaria della Lazio è piuttosto positiva. Il bilancio della Lazio è sempre in regola, la Lazio non ha mai avuto problemi con financial fair play, quindi sostanzialmente da questo punto di vista Lotito ha centrato i suoi obiettivi. Però quello che interessa veramente al tifoso sono i trofei, sono i risultati del campo, e qui possiamo dire che abbiamo avuto dei risultati altalenanti. Campionato direi malino, nel senso che la Lazio di Lotito ha spesso lottato per la Champions League, ma solo un anno ha ottenuto l'obiettivo, raggiungendo la Champions League e andando ai gironi. Un altro anno con Pioli la Lazio si è qualificata per i preliminari, ma è uscita, e lì secondo me grande responsabilità di Claudio Lotito, che non ha costruito la squadra per la Champions League, ma prima ha aspettato di vedere se la squadra passasse ai preliminari. Ovviamente non ha passato ai preliminari e quindi non sono arrivati investimenti importanti. Quindi direi in campionato 5,5, perché la Lazio è una squadra che dovrebbe raggiungere la Champions e invece con Lotito ci è riuscito una volta in 15 anni. Fuori dal campionato direi voti 7, perché 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane sono tutto sommato un buon obiettivo per la Lazio, a cui va aggiunto un quarto di finale in Europa League, e quindi nelle coppe la Lazio ha fatto sicuramente bene. Ovvio, qualcuno dirà la Coppa Italia non è la Champions League, non è Europa League, è vero, la Roma però negli ultimi 15 anni sapete quante coppe ne ha vinte, per cui sostanzialmente la Lazio, va detto, in Coppa Italia ha fatto molto molto bene la gestione Lotito, però dove i grandi club fanno la differenza è la Champions League, e la Lazio non è mai entrata in Champions League se no per una volta, ed è questo secondo me il grande rammarico di Claudio Lotito. E dov'è la colpa? A mio avviso la colpa è che, come nel mercato dello scorso anno, come nel mercato attuale, la Lazio faccia sempre tutto bene, ma poi manchi di una cosa, di quel quid che può fare veramente la differenza e può portare la Lazio veramente a lottare per la Champions League ad armi pari. Spesso Lotito, anche per far quadrare il bilancio, non ha mai fatto il grande colpo, il colpo in più che avrebbe permesso alla Lazio di essere più forte delle altre squadre e quindi raggiungere la Champions League. E questo si è visto nel campo perché la Lazio ha fallito quasi sempre la qualificazione per la Champions League. Quindi il bilancio della gestione Lotito? Io direi un 6. Benissimo dal punto di vista finanziario, benissimo in Coppa, ma la Champions League pesa tanto. Per cui 6, 6,5 per me la valutazione della gestione Lotito. E voi che ne dite? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Ciao!